Ciao a tutti ragazzi e bentrovati un'altra volta qui su Pianeta Mountain Bike. Oggi sono in Spagna a Santa Coloma de Farnés. Bienvenidos in Spagna! Per provare una nuova e-bike Enduro Trail 155 mm posteriori. La nuova Scott Voltage. La Voltage è la sorella elettrificata della Genius, la riprende in tutto e per tutto, soprattutto nelle forme e nell'integrazione. La Voltage è pensata per essere una bicicletta molto versatile, nel senso, per essere quella bicicletta che uno prende e ci fa un po' di tutto. Non è una gravity pura, ma è piuttosto una all mountain nel vero senso della parola, quindi una bicicletta capace di affrontare ogni tipologia di sentiero. Il motore della Scott Voltage è il TQ HPR50, quindi 50 Nm di potenza. Qui vedete il motore che è veramente piccolo, batteria da 360 Wh e in questo caso anche il range extender da 160 Wh, quindi si arriva a un totale di 520 Wh. In questo caso abbiamo attaccato il range extender, infatti vedete che il display mi segna 142% di batteria. Non è fisicamente possibile, ma vuol dire che ho tanta batteria. Come al solito il TQ si comanda dal comando remoto qui. Piccolo recap su quello che è il motore TQ: abbiamo tre impostazioni: eco, quella intermedia e il boost, quindi solo tre impostazioni. L'eco siamo al 45% assistenza, quella intermedia al 100% e il boost a 180%. L'altra cosa che mi piace molto del motore TQ è quella di avere una prima parte di spinta molto docile, quindi si ha molto poco la sensazione di essere su una e-bike, c'è pochissimo, se non direi quasi per nulla, lo strappo tipico delle e-bike. Naturalmente il grosso lavoro di Scott è stato quello di mettere tutto all'interno di questa scatola, perché qui dentro c'è tutto, c'è motore, batteria, passaggio cavi del dropper post e naturalmente anche l'ammortizzatore. Il linkage della Voltage è composto da una biella interna azionata da bielle esterne, a cui è unita tramite un 1000 righe. L'ammortizzatore è collegato alla biella tramite un adattatore che consente di montarlo nella posizione ideale per lasciare spazio al motore. Lo sportello del telaio è semplicissimo da rimuovere. L'ampia apertura semplifica le operazioni di regolazione e il passaggio dei cavi, anche grazie a una fodera che avvolge l'ammortizzatore ed ha uno speciale raccordo a Y che mette nella migliore posizione possibile il cavo del telescopico. Scott ha applicato il principio della zona di rigidità e leggerezza alla struttura in carbonio HMF della Voltage, attraverso il rinforzo strategico di alcune aree nella zona di rigidità che hanno davvero massimizzato il risparmio di peso nelle altre aree. So che siete lì attaccati allo schermo e bramate i numeri, volete sapere le quote della Scott Voltage per capire che tipo di bicicletta è. Bene, accontentati subito. Angolo di sterzo 63.9, angolo piantone da 77.1, molto buono per la pedalata. Foderi bassi da 455 mm, un BB drop da 27 mm, quindi non è una bicicletta bassissima. Io qua non ho toccato quasi mai terra, sono in alcuni gradoni proprio grossi. Questa bici qua è super. Quando sono salito in sella alla Scott Voltage per la prima volta, abbiamo affrontato dei tratti in salita, mi sono praticamente sentito come sulla Scott Spark. Semplicemente ho detto: ah, ok, la posizione in sella è quella, la tipologia di feeling che ti dà la bicicletta è quella, semplicemente quando si iniziano le discese più cattive si capisce che sotto si hanno 155 mm posteriori e 160 puri anteriori. Quello che vi dicevo prima nella presentazione è proprio una cosa che anche adesso sento tanto, nel senso,
andare a salire non sembra, vabbè, partendo dal presupposto che è una e-bike, quindi comunque sto facendo molta meno fatica di quella che avrei fatto con una bicicletta normale, ma non si ha proprio la sensazione di essere su una bici da 160 mm, perché è molto molto compatta ed è esattamente la stessa sensazione che io avevo provato quando ero salito per la prima volta sulla Spark. Ed essendo appunto la posizione in sella molto simile a quella della Spark, non può che essere una bicicletta che in salita si pedala molto bene. Il motore TQ è estremamente silenzioso. Adesso siamo un grosso gruppo di biker, normalmente con delle biciclette elettriche si sentirebbe tanto rumore dei motori che lavorano. Qui praticamente è come andare con un gruppo di biker con biciclette acustiche. La bicicletta invece viene comandata da quello che è il Twin Lock qui di Scott, che come al solito è un po' complicato all'inizio perché sono tanti tasti, spesso le prime volte che lo si usa ci si confonde un po' con quello che è il dropper post, con quello invece per aprire e chiudere le sospensioni, ma dopo un po' che ci si prende l'abitudine diventa abbastanza comodo. Bisogna solamente sempre rendersi conto di dov'è il dito esattamente. Questa è la tuned, quindi quella montata un po' più cattiva, con cambio GX transmission nuovo che è collegato direttamente alla batteria, quindi non abbiamo la batteria installata. E voi direte, e se finisce la batteria della bicicletta cosa faccio? Non cambio più? No, perché TQ ha pensato anche a questa cosa. Quindi su questa Scott Voltage, nel caso vada ad esaurirsi completamente la batteria, si hanno ancora circa un 300 cambiate a disposizione, perché sostanzialmente rimane una base di batteria ancora carica, tipo l'1% che non viene utilizzato, non potrebbe essere utilizzato per mandare avanti la bicicletta perché è troppo poco, ma è sufficiente per far muovere ancora quel pochissimo di energia che serve per muovere il cambio, e quindi si hanno più o meno un 300 cambiate, quindi diciamo che a casa ci si torna. Good. Let's go. In questa configurazione una cosa abbastanza importante del Twin Lock è che comanda solo l'ammortizzatore, perché la forcella invece ce la si gestisce da soli, essendo una 36, non avendo il blocco. E devo dire che è abbastanza ben fermo quando lo si blocca completamente. Non è proprio un blocco totale, perché naturalmente non avrebbe senso su una bicicletta di questo genere un blocco totale. Già io in questa situazione terrei comunque un trail a metà, così si ha una bicicletta abbastanza equilibrata tra anteriore e posteriore, perché se io ho l'ammortizzatore completamente bloccato e davanti comunque la forcella lavora, posso essere anche in salita su asfalto, ma comunque avrò sempre un po' di gioco in avanti, e la pedalata sarà un po' condizionata perché dietro è tutto fermo, ma davanti invece va su e giù. Quindi per me il blocco totale su questo tipo di bicicletta serve un po' poco. Quello che usi sicuramente tanto è la impostazione intermedia trail, perché da qui in avanti tutte le volte che si va a salire, appunto, io utilizzo il trail per poi andare ad aprire completamente in discesa. La discesa naturalmente è il suo pane quotidiano, ed è soprattutto nelle curve così, quelle strette qua, da guidare in questi casi si guida veramente tanto facile ed è intuitiva. Devo dire che è proprio intuitiva come bicicletta, non è per niente difficile, si guida proprio come ci si aspetta di guidare quella che è una trail bike, magari anche con un po' meno di escursione. Diciamo che per esempio avrei trovato abbastanza semplice, abbastanza simile la Spark 900 sullo stretto, è molto simile. Qui quando c'è da chiudere la curva così va via super bene, ma poi quando bisogna per esempio prendere dei salti come questa, atterrare sul piatto, è
capace di rispondere molto bene e di tenere su, ecco, tipo questo, quando si atterra sul piatto. Comunque è bella supportiva e soprattutto è stabile in atterraggio. Al solito non so perché, ma mi sembra che l'anteriore sia un po' leggerino. Avrei preferito un anteriore un po' più stabile, però è quando ci si entra in queste situazioni qua che è veramente una bomba. Va via veramente alla grande. Adesso anche in queste situazioni guidata un po' forte, comunque è super stabile l'anteriore, è bello preciso e tende poco a scappare via. E curve un po' così dove bisogna rilanciare, che non sembra una bicicletta da 155 mm. In aria è super controllabile, cioè non si scompone proprio per niente e si riesce a guidare, anche se non si ha una super tecnica, si guida veramente bene. So good. Thank you very much, mate. Oggi abbiamo girato tantissimo, infatti sono veramente sudato. Abbiamo fatto 22 km e circa 900 metri di dislivello questa mattina e un'altra ventina di chilometri a 700 metri di dislivello al pomeriggio, e la mattina ho finito senza il range extender più o meno attorno al 30% di batteria, ma questa mattina sono andato praticamente quasi solo in middle, quindi nell'impostazione intermedia di quello che è il TQ. Nel secondo giro invece sono partito con il range extender, quindi con 142% di batteria, ma sono andato quasi tutto il tempo in boost e ho finito con il 66%, quindi ho consumato circa metà della batteria per fare 20 km e 700 metri di dislivello, che comunque, se ci pensate, non è per niente male. Vuol dire che si potrebbe andare a fare circa 50 km e 1600-1700 di dislivello, ma proprio sempre a full gas qua, o quasi full gas, con 520 watt ora di batteria. Il range extender sul guidato secondo me non si sente più di tanto, si sente un po' che la bicicletta è un po' più seduta, è un po' più pesante. Forse dovrei gonfiare un po' le sospensioni, anche se devo dire che come sag sono al 30%, quindi sono giusto, ma mi sento molto morbido. La bicicletta a me sinceramente è piaciuta, forse parlando qui con altri colleghi è una bicicletta Scott, si sente proprio tanto che è una Scott. A me è piaciuta anche perché è una bicicletta abbastanza rigida, stabile, che si deve guidare un po' anche di corpo, non bisogna proprio lasciarla andare, bisogna stare abbastanza in avanti. Secondo me è molto simile a quello che è per esempio la Spark 900, quella un po' più aggressiva, quella down country possiamo dire. Come comportamento e come tipologia di guida siamo lì, abbastanza simile, quindi non è quella all mountain super aperta, benché comunque abbia 63.9 di sterzo, non è poi così chiuso, e lo sterzo tra l'altro può essere variato in angolo. Qui io l'ho usata nell'angolazione più aperta, anche perché io sto usando, come al solito, sono tra M e L, e come avevo già visto nella Spark ero un po' indeciso se tra stare su una M e tra stare su una L. Io oggi ho usato una M, mi piacerebbe, e probabilmente tra 2 secondi vedrete quello che penso della L. Adesso sto provando la taglia un po' più grossa, la L, e devo dire che già come primo raffronto in questi pezzi dove c'è un po' più da guidare, la sento un po' più grande, un po' meno agile. Si guida molto bene se probabilmente si gira più in situazioni dove è un po' più veloce, un po' più dove si ha anche molta più roccia. Avere una taglia L probabilmente dà l'opportunità di essere un po' più attaccati a terra, controllare un po' di più la bicicletta ad alta velocità, ma per esempio come piace guidare a me, la sento
un pelo troppo grande. Qui abbiamo comunque le dissector, che non sono le gomme più larghe della terra, in 2.6, e c'è uno spazio proprio abbastanza minimo, se qua si vede, ecco qua, cosa che potrebbe farmi pensare che nel momento in cui c'è tanto fango qui si va ad accumulare un po' di fango. È un feeling che mi piace, è una bicicletta molto sportiva, una bicicletta racing, anche questa che non è fatta per il racing, ma si sente che ha un'anima racing al suo interno. Magari chi invece è più un loose riders può non trovare questo feeling subito immediato con la bicicletta, ma la Voltage è una bici che va a far felici molti, si riesce a guidare facilmente. Anche io che non sono un super endurista, devo dire che in queste situazioni l'ho guidata con facilità, nello stretto sguscia via, proprio come la Spark 900. Quando bisogna saltare, super stabile sia in aria sia quando si atterra, e qui gli atterraggi sono praticamente tutti sul piatto, cioè in Spagna non sanno cos'è un landing praticamente, e devo dire che qua quando atterravo proprio pam, andando fino a fondo corsa, guardate, cioè qua preciso, e anche di qua qui sono proprio andato, ho consumato tutto. E anche in queste situazioni devo dire che comunque si è ben comportata, soprattutto è stata molto stabile. Non ho mai sentito la bicicletta che quando atterrava dal salto mi sbacchettava, mi portava via, e questa cosa a me è piaciuta, perché dopo il primo giro mi ha dato confidenza, ho iniziato anche a prendere un po' più forte i salti e andare un po' più lungo per quanto possa saltare io. Poi ragazzi, una cosa incredibile, ma i nuovi Code non vanno male. SRAM ha fatto dei freni che non vanno male. Tutto bene, tutto bello, tutto bellissimo come al solito. Il problema rimane però sempre uno, che comunque è una bicicletta che costa tanto, perché qui siamo attorno ai 10.900 euro, quindi un costo bello elevato. Benissimo ragazzi, qui da Santa Coloma de Farners è tutto per oggi per la Voltage. Avete già visto il test della Ransom, quella da enduro tradizionale, muscolare, acustica, chiamatela come volete, solo che io non l'ho ancora provata perché la vado a provare domani. Quindi come al solito vi saluto con i 3 consigli finali di Pianeta Mountain Bike, ovvero mettere un bel like a questo video, iscrivervi al canale cliccando sul bottone rosso qui in basso, e soprattutto gas aperto!